Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale. Potrebbe sembrare un paesaggio quasi lappone o canadese, invece siamo in Ossola, in una zona bellissima, una delle più belle forse. Siamo nel parco naturale del Veglia e del Dedero ed oggi approfitterò di questi giorni di ferie infrasettimanali per fare questo itinerario molto conosciuto, molto famoso e molto frequentato, che è la traversata Veglia-Dedero. È un itinerario tecnicamente facile, che si sviluppa su una distanza di circa 20 km ed è paesaggisticamente molto appagante. È chiaramente un itinerario adatto a tutti, quindi non presenta particolari difficoltà. Io ho deciso di percorrerlo in settimana, avendo questa possibilità, in modo da evitare le orde di merenderos che normalmente si riversano in questi due parchi che sono molto famosi e molto conosciuti perché appunto sono molto belli. L'itinerario che percorrerò oggi si sviluppa su un tratto del GTA, della Grande Traversata delle Alpi. Qua ho il volumetto che mi è stato gentilmente offerto dai ragazzi di Geoformati, e quindi non si farà nient'altro che percorrere una tappa del GTA, che è la Grande Traversata delle Alpi. L'obiettivo di oggi è arrivare quindi all'Alpe d'Edero. Pernotterò in tenda, ho dietro con me una tenda leggera. Si prospetta una bellissima giornata perché le condizioni meteorologiche sono pazzesche. È il secondo giorno d'estate, giornate lunghissime, mi sembra veramente di essere tornato in Lapponia per 2 giorni. Dormirò presumibilmente in zona Dedero, ma la mia idea allo stato attuale era quella di fermarmi al Lago Nero, un posto che mi incuriosisce molto, e pensavo di passare la notte lì, però adesso vedremo, perché comunque tra riprese video, soste e tutto quanto ci metterò parecchio tempo. Sui cartelli sono date 6 ore e mezza per effettuare questa traversata e me la prenderò con molta calma perché proprio voglio godermi la giornata. Beh, direi che questo è proprio il posto ideale dove fermarsi a mangiucchiare qualcosa, anche perché comincio ad avere un po' di fame. Sono le quasi l'una, ho percorso neanche 8 km, quindi il percorso in totale dovrebbe essere lungo circa una ventina di chilometri, quindi c'è ancora un bel pezzo, però con molta calma mi affronterò. Quindi adesso mi mangerò un pezzettino di salame, un pezzo di formaggio, qualcosa. Magari mi faccio anche un bel caffè.
Siamo a quota 2100-2002 dopo aver fatto un bel tratto di salita abbastanza faticosa anche per il caldo. E guardate qua cosa ho visto. Una sorgente sotterranea. Avete visto che roba? Gelida. Oh. Allora, non avendo una cartina alla mano, adesso a spanne ipotizzerei che si debba risalire di là, anche perché vedo un sentiero a tornanti che sale di là. A meno che non ci sia qualcosa qui dietro. Devo ammettere, non ho studiato molto il percorso, essendo un percorso ben segnalato, parte del GTA, ho detto vado a cuor leggero stavolta. Ragazzi, che fatica sto passo! Eccomi arrivato al passo di Valtendra, 2431 metri. Lì è da dove sono arrivato, guardate che bellissimi paesaggi alpini ancora innevati. E di qua si svalica verso la Valle del Devero. E a livello di tempistiche ci vorrebbero ancora 3 ore e mezza. Come potrete ben notare, sto battendo un po' la fiacca, ma la sto prendendo con calma, chiaramente. Che cavalli da pazzo, va. Tengo così. E quindi 3 ore e mezza, sì, ce le metterò tutte, se non di più. Adesso mi faccio una bevuta di sali minerali perché sono un po' disidratato e poi vedremo, vediamo un po' che ora si fa. Attenzione, attenzione ragazzi, perché mi sa che a furia di andare a cuor leggero ho sbagliato strada. Eh sì. E sapete perché? Perché quando sono arrivato al passo di Valtendra dovevo deviare leggermente a sinistra, invece io sono andato dritto, quindi adesso mi sto ritrovando praticamente all'Alpe Bondolero. Sono completamente fuori dall'itinerario che avevo pianificato. Adesso l'unica soluzione è prendere questo sentiero qua tratteggiato, che sarà tra l'altro una schifezza perché è tutto in costa, H07B, arrivare al lago di Buscagna, e a sto punto credo proprio che dormirò lì, perché il lago Nero poi mi risulterà troppo lontano. Ma non perdiamoci d'animo, perché alla fine poco importa. Sto facendo semplicemente una deviazione dal sentiero del GTA che ripercorrerò domani, quindi era già un'idea quella di passare da un percorso alternativo ma al ritorno, invece in questo caso lo sto facendo all'andata. Non prevedevo una deviazione così lunga, pensavo di fare un altro sentiero un pochino più corto,
Comunque poco importa, adesso quindi mi toccherà risalire verso il lago di Buscagna, e a questo punto quello che vedo lì è il Monte Cazzola, dovrebbe essere, che terrò come riferimento per arrivare al lago di Buscagna, che è proprio ai piedi del Monte Cazzola. Devo dire che questa variante mi sta costando parecchio in termini di fatica, perché già ero un pochino stanco e sinceramente risalire non era nei miei programmi. Sono praticamente risalito da lì sotto dove ci sono quelle baite, e poi ho fatto tutta la costa qui, tutta in mezzo al prato. È un percorso comunque carino, ha aggiunto quel pizzico di avventura in più che ci voleva, e devo dire che comunque è segnalato bene, perché ci sono tutte le bandierine a terra più vari ometti, e quindi nessun problema. Proseguiamo. E lì su quella roccia c'è il cartello che indica il passo di Buscagna, 2280 metri, qualcosa del genere. Vabbè, siamo arrivati. Bene, la mia tendina è pronta. Questa è la mia nuova tenda, la Lanshan 1 Pro, che avevo acquistato per un viaggio che avrei dovuto fare quest'estate, che al momento è rimandato perché era un viaggio all'estero, e quindi preferivo aspettare che questa faccenda del Covid insomma fosse definitivamente risolta, onde evitare problematiche. Qua siamo a circa 2000 e quasi 2300 metri, quindi potrebbe fare freddo, comunque si sta bene adesso. Tiravento in quota, qua essendo in una conca resto più riparato, quindi la cosa è molto positiva. Facciamo un test di questa tenda stanotte, vediamo com'è. Devo dire che a primo impatto ispira fiducia, sembra molto carina. Niente, adesso direi che si potrebbe anche mangiare, perché ho una certa fame, sono anche stanco. Alla fine è stato diverso dalla classica traversata Veglia-Devero. Questa variante, come avevo detto prima, mi ha fatto
guadagnare un pochino magari in varietà magari del percorso, perché domani farò un tratto che è quello proprio del GTA che oggi non ho fatto, quindi vedrò un tratto nuovo, però sicuramente mi ha un pochino provato a livello di fatica. Poi oggi era una giornata veramente molto calda, non sono ancora abituato a questo caldo in montagna quest'anno. Salute! Devo ammettere che questo laghetto me lo immaginavo un po' più grande. Mi ha, ecco, un pochino deluso, perché è proprio una pozzangherina. È una pozza di scioglimento delle nevi. Sarà alto una spanna, credo. Comunque è sempre un posto meraviglioso, circondato da montagne bellissime. Tra l'altro è il regno delle marmotte qua, è pieno zeppo di marmotte, ci sono delle tane incredibili, enormi, e ho visto moltissime marmotte scorrazzare sui nevai prima. Tisanina e poi Ananna. 9 e 5, vedete quanta luce c'è ancora, questi sono i giorni più lunghi. Questo è il culmine dell'estate per me. Dal momento in cui le giornate cominceranno ad accorciarsi, cioè da adesso, perché il solstizio d'estate è appena passato, non lo considero già più estate, perché per me l'estate è il momento in cui c'è la massima luce, nel momento in cui comincia il declino e un attimo arrivare a settembre. Beh, direi che posso ritirarmi e andare a dormire, quindi ci rivediamo domani, sperando in una giornata bella come oggi.
Sto per ripartire in direzione del sentiero del GTA. Come potete vedere oggi il meteo non è bello proprio come ieri, non dovrebbe piovere, però in montagna qualche temporalino potrebbe sempre farlo, quindi altro elemento che mi porta a prediligere il ritorno tramite il GTA piuttosto che proseguire verso Lago Nero, Alpe d'Evero, e quindi direi che può bastare così. Bellissima gita comunque. Oh, è entrata a casa, eccola lì. Ciao amica. Come avete potuto ben vedere, questo è il regno delle marmotte, come vi dicevo prima, è pieno zeppo, pieno di tane, sono tantissime, è impossibile non vederle se venite qua. Tra l'altro questa è per niente diffidente, guardatela lì, che carina. Ciao. Ehi amica marmotta, buongiorno Comunque, tralasciando il discorso marmotte, ho fatto un piccolo pezzettino di sentiero, saranno stati 10 minuti di sentiero, e adesso vedete qua sotto si può intuire il percorso del GTA. Mi verrebbe voglia di andare avanti sinceramente, perché è veramente molto bello qui, però questo cielo ogni tanto si sente anche un po' borbottare, quindi vedete, adesso sono tornato sul GTA e qua c'è la deviazione di cui vi parlavo. Se volete fare andata e ritorno facendo una deviazione, quindi evitando di fare lo stesso sentiero. Domanda per i super esperti: su tutti i nevai quest'anno la neve è rossa, rosso sangue. Io da ignorante ipotizzo che si tratti di sabbia. Normalmente arriva la sabbia dal Sahara, delle tempeste di sabbia dal Sahara, potrebbe essere questo. Altrimenti, se avete un'altra spiegazione, scrivetemela nei commenti. Intanto ne approfitto anche per salutare Rebecca Miliz. Scatta da rogna! Quella valle sono gli alpeggi dove sono ridisceso ieri. Invece il sentiero prosegue di qua tutto in costa senza perdere quota, chiaramente.
Ora è chiaro dove ho sbagliato ieri. Vedete qua questa deviazione? Beh, direi che sì, ho sbagliato perché non ho consultato la cartina, però obiettivamente l'errore ci poteva stare, perché è molto ben segnalato anche il sentiero che scende verso valle. Quindi se voi andate alla cieca, come nel mio caso, rischiate di sbagliare, quindi compratevi una bella cartina e consultatela bene prima, a meno che non volete fare un percorso così come me, un po' più in libertà, diciamo, però poi smadonnate. Eccomi tornato al passo di Valtendra, quindi direi che possiamo chiudere qua il collegamento, tanto il percorso adesso a ritroso è quello di ieri. Che dire di questo itinerario? Vale la pena farlo? Assolutissimamente sì, perché è veramente molto bello. È un itinerario tipicamente alpino, ad alta quota, quindi potrete vedere un sacco di marmotte, un sacco di animali e tantissimi bei paesaggi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Una statistica, giusto per farvi capire perché continuo a chiedere di iscrivervi al canale: il 70% delle persone che visualizzano i miei video non è iscritto al canale, quindi fate questo sforzo, schiaccia iscriviti. Poi se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, se non vi è piaciuto o visto antipatico mettete un pollice in giù, e direi che ci possiamo rivedere al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao da Luca.